Ciao a tutti e benvenuti su Turkey News Magazine, il vostro angolo preferito dove lo showbiz turco si racconta tra sussurri, eleganza e quell'irresistibile tocco di dramma che ci tiene incollati fino all'ultimo secondo. Prima di cominciare, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, qui nessun dettaglio passa inosservato, e oggi ve ne accorgerete. Prendete fiato e preparatevi, perché la storia di oggi scorre in punta di piedi, ma pesa come un temporale improvviso sul mare. È la cronaca di un equilibrio fragile, passi trattenuti, silenzi che parlano troppo, occhi che misurano le distanze mentre il cuore vorrebbe correre. Nelle ultime settimane, tra set affollati, ciak all'alba e messaggi che partono e si cancellano con la stessa rapidità, un bisbiglio è diventato mormorio e poi domanda insistente. Tutto ruota attorno a Demet Özdemir, a un ex di cui nessuno osa pronunciare il nome, e a Can Yaman, l'uomo che da anni conquista copertine, streaming e attenzioni con una calma disarmante. È un triangolo fatto di memorie sospese e parole mai dette fino in fondo. I più attenti lo hanno colto nei cambi di programma, nei sorrisi trattenuti, in quelle assenze che, da sole, valgono più di qualunque comparsa. E più si cerca di soffocare la faccenda, più sembra farsi spazio, come sabbia nelle dita. La miccia è stata una paura sottile ma persistente, che l'ex, pur vivendo lontano dai riflettori e rifuggendo la scena, possa incrociare Can Yaman in uno di quei salotti che contano, e risvegliare frammenti di passato che Demet, con cura quasi artigianale, aveva riposto nei cassetti più profondi della memoria. Il passato, si sa, somiglia alla polvere, credi di averla tolta per sempre, ma basta un soffio e torna a danzare nell'aria. E quando si mescola alle luci, agli obiettivi, ai microfoni pronti a captare una sfumatura, diventa materia viva, pronta a trasformarsi in storia, o peggio, in storia raccontata dagli altri. L'ambiente condiviso, fatto di amici comuni, eventi inevitabili, inviti innocenti, cene di gruppo e ricorrenze che nessuno può saltare senza spiegazioni, si è trasformato in un campo minato. Un invito diventa un rebus, una prima assoluta un balletto di presenze studiate al millimetro, una festa di compleanno una corsa a ostacoli fatta di chi c'è e a che ora arriva. C'è chi giura che siano saltate 2 tavolate per evitare coincidenze sgradite, che siano stati ritardati brindisi, cambiati posti a sedere, inventate scuse eleganti in nome della quiete. L'apparenza è di normalità, la regia è tutt'altro. Fonti vicine a Demet Özdemir mormorano di un timore preciso. Che una parola di troppo, magari detta con tono nostalgico o con nervosismo mascherato, apra la porta a nuove interpretazioni, proprio ora che la sua crescente vicinanza a Can Yaman è diventata oggetto di analisi, discussione e sospiri trattenuti da parte di commentatori e fan. Demet non teme il passato in sé, ma la sua rilettura. Sa che basta un cambio di prospettiva, uno screenshot, un commento sottratto al contesto, un post letto all'ora sbagliata, per alterare il senso delle cose. E sa anche che la loro storia, ancora non definita in pubblico, brilla di quelle sfumature che fanno rumore proprio perché non sono state battezzate con un titolo. In mezzo a tutto questo, Can Yaman resta fedele a una regola che è quasi una filosofia di vita: testa bassa, lavoro, disciplina. Vive per quello che fa, il resto non è il suo campo di battaglia, ripetono in coro le persone vicine a lui. Una calma che affascina e irrita insieme, più cantace, più il pubblico lo riempie di parole. Ogni silenzio diventa segnale, ogni pausa un significato nascosto, ogni sguardo una traccia da decriptare. Così la meticolosità con cui difende i confini della sua vita privata viene letta come strategia, come attesa, come promemoria di qualcosa che sta per accadere. Eppure, chi lo conosce davvero parla di un uomo che preferisce la sostanza ai proclami e la coerenza ai fuochi d'artificio. La figura più misteriosa, però, resta l'ex di Demet. Una presenza che non cerca il centro della scena, e proprio per questo finisce al centro dei discorsi. Gli amici comuni lo descrivono come riservato, prudente, capace di essere sincero nel privato, ma inflessibile nel rispetto dei confini quando il tema scivola sul personale. Non vuole alimentare fraintendimenti, non vuole riaprire dinamiche chiuse, non vuole diventare la miccia di una tempesta. E tuttavia, le ferite di ieri hanno una memoria tutta loro,
e a volte basta uno sguardo ripescato dal passato per rimettere in circolo una tensione che nessuno ha chiesto, ma che tutti respirano. È l'imprevisto, non lo scandalo, che fa paura a Dimet. Nell'ultimo periodo, nei corridoi degli studi, nei camerini e nelle chat private dell'ambiente, si avverte quella sospensione che precede un temporale d'agosto, aria ferma, luci troppo nitide, silenzi pieni. Dimet, da sempre impeccabile nella vita privata, appare ancora più attenta del solito, con i tempi calcolati e le parole scelte come se fossero gioielli rari. Non vuole che un episodio legato a un capitolo chiuso distorca la percezione della sua attuale vicinanza a Kenyomen, un rapporto che, pur senza definizioni ufficiali, vibra di discrezione, rispetto e complicità fatta di sguardi che non necessitano di didascalie. C'è una grammatica muta fra loro, e forse è proprio quella ad affascinare chi guarda da fuori. Nel frattempo, la linea del tempo dei social esplode di interpretazioni. Una foto d'archivio che riappare viene scandagliata come un documento segreto. Un like mancato diventa indizio, un commento troppo neutro viene giudicato sospetto. Un'intervista dal tono misurato, in cui tutto sembra detto senza dire nulla, scatena letture opposte. Il pubblico ha imparato a leggere il silenzio come fosse una dichiarazione, lo ingrandisce, lo colora, lo trasforma in trama. Così ogni gesto minimo diventa un capitolo, e una giornata qualunque assume il peso di un finale di stagione atteso. Dietro le quinte, si parla di inviti rifiutati, presenze posticipate, cambi all'ultimo minuto per evitare coincidenze potenzialmente esplosive. È una coreografia invisibile in cui tutti camminano sulle punte. Lex, pur restando defilato, sa che una parola innocua finita nelle orecchie sbagliate può diventare titolo, fermo immagine, giudizio. Dimet lo sa ancora meglio. E Khan? Khan continua a essere un metronomo, apparenza composta, ritmo costante, imperturbabilità che sembra scolpita. Se intorno si balla in punta di piedi, lui conta i tempi e non perde la battuta, come se avesse deciso di neutralizzare il rumore con la costanza. Eppure, i passaggi non detti sono quelli che scaldano di più l'immaginazione collettiva. C'è chi giura di aver visto reporter appostati dietro vetrate scure, chi giura di aver notato cambi di percorso, scorte che deviano, autisti che attendono 2 minuti in più per evitare incroci scomodi. I team comunicazione si tengono le mani sulle tasche, pronti a tirare fuori una nota se necessario. Ma il paradosso è che più cresce l'attenzione, meno parole vengono pronunciate. Il silenzio, in questa vicenda, è insieme scudo e specchio. Protegge e riflette, difende e, suo malgrado, amplifica. La grande domanda, allora, è sempre la stessa: quanto può durare un silenzio così teso senza incrinarsi? E cosa succederà al primo incontro, alla prima frase fraintesa, al primo sguardo catturato da un telefono indiscreto? Forse non accadrà nulla. Forse sarà un ciao, come stai, sussurrato e subito archiviato. Forse sarà la scena che molti attendono senza ammetterlo, quella che monta da sola e scorre in loop sui profili di mezzo mondo. Fino a quel momento, però, questa storia si nutre soprattutto di ciò che non viene detto. E nell'ombra di quelle parole non pronunciate si formano convinzioni, paure, desideri. È un'attesa che è già racconto. C'è anche una lezione amara e adulta, qui, che parla del prezzo della visibilità. Dimet Özdemir ha imparato a respirare dentro una stanza piena di occhi. Conosce il peso di un sorriso calibrato e la leggerezza di un passo indietro per non creare riverberi inutili. Khan Yaman è allenato a resistere ai riflettori quando non hanno senso, a far parlare i progetti, a scommettere sul tempo invece che sulla fretta. Lex, stretto fra pudore e responsabilità, sembra aggrapparsi alla sola bussola possibile, non cedere alla tentazione di aggiungere rumore. Eppure, bastano 2 destini che corrono paralleli nella stessa notte per costringere tutti a raddrizzare le spalle. E allora eccoci, sospesi tra un sì mai pronunciato e un no mai necessario, con la città che si divide tra chi tifa per il colpo di scena e chi invoca normalità. Il filo su cui camminano Dimet e Khan è sottile, ma non è fragile. È la misura con cui si tengono a distanza dai fantasmi e vicini a ciò che conta davvero. È il patto silenzioso che li guida fuori dalle trappole.
Scegliere quando tacere, quando parlare, quando lasciare che siano gli sguardi a occuparsi del resto. Finché non arriverà quel momento in cui tutto, forse, dovrà essere detto per davvero. E voi, amici di Turkey News Magazine, da che parte state? Pensate che Dimet faccia bene a temere un incontro imprevisto con il passato, o che l'unico modo per neutralizzarlo sia guardarlo negli occhi? E il silenzio di Khan è saggezza, disciplina, eleganza. O un modo impeccabile di scansare la tempesta finché non è il tempo giusto per affrontarla? Ditecelo nei commenti, condividete il video con chi non sa resistere ai sottintesi, e ricordate, su Turkey News Magazine ogni sussurro, prima o poi, diventa storia. Alla prossima!